Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti presento un caso che ha a che fare con l'agronomia. Il potenziale cliente dice di avere una tabella con 3 variabili, ossia tipo di azienda agricola, varietà, localizzazione e una variabile obiettivo che è il prodotto inteso come tonnellate per ettaro. Vogliamo identificare quale variabile ha più impatto sulla resa e in quale proporzione. Pensiamo che la NOVA è il test migliore, ma non ne siamo sicuri. Stiamo anche considerando l'importanza delle variabili categoriali o l'importanza della colonna in termini di analisi, avendo come obiettivo lo scomporre totale della variabilità della resa nelle componenti attribuibili a ciascuna variabile categoriale. Poi essenzialmente ripete un pezzo che ha già citato prima. Chiedevano $100, cosa che secondo me anche in questo caso è fuori mercato, ma meno rispetto ad altri casi. Comunque andiamo a vedere i dati. Abbiamo 80 righe e 4 variabili. In altri casi ho detto che con meno di 100 non si fa un buon lavoro. Visto il contesto, comunque mi sembrano sufficienti. Le persone facevano riferimento ad una NOVA o comunque a una regressione lineare. Io ci vedo un po' le idee confuse qua dentro, ma non è un grosso problema perché comunque hanno già dato delle indicazioni. Io ho un ex compagno di classe che ha scelto scienze agrarie e so che, per qualche motivo che sinceramente non capisco, alla magistrale studiano statistica anche in termini di modellistica. Secondo me queste persone hanno avuto un percorso simile, per questo che hanno soltanto questo singolo approccio al problema. Ti anticipo subito che non è l'approccio che calza con questo contesto, ma ti faccio vedere passo per passo il perché. Quindi, prima cosa, come al solito, una bella descrittiva della variabile obiettivo. Diciamo che vogliamo il grafico di distribuzione e già qui si vede che con mia sorpresa non abbiamo a che fare con una distribuzione normale. Guardando l'approssimazione verrebbe da pensare che qui abbiamo a che fare con una distribuzione bimodale, ma questo è già, sai, se sei un po' addetto ai lavori, già questo è un indizio su quello che ho detto poco fa, ossia che qui non ci serve fare una NOVA o comunque una regressione lineare, perché non calza con questo contesto. Poi di solito faccio le correlazioni, ma qui non abbiamo variabili continue o comunque della stessa tipologia del reso, abbiamo tutte variabili categoriali. Potrei trasformarle come ordinali facendo una ricodifica, ma non mi sembra il caso. Quindi potremmo andare direttamente a fare il modello di regressione e vedere qualche risultato, anche se ribadisco non è l'approccio del caso. Quindi questa è la nostra variabile obiettivo. Come fattori abbiamo questo. Come vedi è abbastanza pesante da leggere come output perché abbiamo parecchie variabili non significative, addirittura qualcuno con qualche NA. Ma guardando di sopra leggiamo che il modello ha una prestazione del 98%, cioè spiega il 98% della variabilità della variabile resa. A guardare questo uno direbbe abbiamo finito. No, perché comunque servirebbe, se fossimo in un contesto normale, aggiungere le diagnostiche, e le diagnostiche tutto sommato non sembrano avere. Tuttavia, come ho fatto presente in almeno un altro paio di video, quando vedo una prestazione vicina al 100% mi si accende qualche campanella d'allarme.
Perché ho detto che la NOVA non è l'approccio corretto? Sempre per il discorso della teoria dei modelli di regressione. Abbiamo varie condizioni per poterli utilizzare. Qui ne ho controllato uno, cioè avere una variabile obiettivo distribuito come una normale. Poi ne avrei controllato anche un altro, ossia avere le variabili esplicative indipendenti o incorrelate, ma essendo categoriali qui io non ho gli strumenti di regressione per verificare questa cosa. E all'interno di questa condizione, ossia, la ripeto, l'indipendenza delle variabili esplicative, ce n'è una che è un attimino più fine. Se tu guardi bene, non abbiamo delle x, in questo caso preso per riga, indipendenti, perché abbiamo dei gruppi. Qui ne abbiamo, per varietà, 23. Di località ne abbiamo una decina, mentre invece per tipo di azienda agricola tutto sommato non abbiamo questa grande variabilità, abbiamo due possibili opzioni e basta. Quindi in questo caso, dove abbiamo dei gruppi per le x, il modello di regressione non va più bene. Serve passare ad un altro modello che gli psicologi conoscono molto meglio di uno statistico puro, che è i modelli misti. Cosa significa misto? Che abbiamo sia un valore costante che cambia. Il valore costante è l'intercetta, cioè preso un asse cartesiano, l'intercetto è 0 se la nostra retta passa dall'origine, cioè il punto 0, 0. L'intercetta avrà maggiore o uguale a 0 se parte o sopra o sotto. Quindi con questo tipo di modelli abbiamo un'intercetta che cambia. Secondo, abbiamo un coefficiente, cioè come cambia il risultato in funzione della modalità della variabile esplicativa per ogni modalità di queste. Qui la difficoltà è capire cosa è fisso e cosa è variabile. Secondo me, ma qui ci sono vari modi per farlo e si va anche un po' a tentativi se non si è del mestiere. Secondo me, tipo di azienda agricola è nei fissi, mentre invece varietà e localizzazione è nel variabile. Il problema di questo modello è che non abbiamo, come nel caso della regressione, un R quadro che possiamo valutare. Abbiamo altre metriche come appunto l'AIC e il BIC, e per avere qualcosa di più chiaro, secondo me, bisogna passare al padre di JASP, che è Jamovi, che ci consente di avere delle metriche particolari per quanto riguarda l'R quadro, che ti ricordo è la varianza spiegata dal modello. Eccoci su Jamovi, e dopo aver caricato i dati in maniera molto intuitiva con questa zona di Open, andiamo su Analisi, andiamo su Linear Model, selezioniamo Misti, che ci ritroviamo di fronte a questa schermata molto ricca, che sicuramente non è accessibile come per altre tipologie di modelli. Ho selezionato queste tre variabili perché se aggiungevo anche il tipo di azienda agricola, essenzialmente esplodevano i tempi di computazione. Probabilmente è un limite mio, nel senso che io non ho grossa esperienza con questi modelli, ma so semplicemente che nel momento in cui si va ad invalidare una condizione del modello lineare classico, si arriva ad utilizzare questi modelli. Comunque, come ti dicevo, Jamovi rispetto a JASP ci fornisce più metriche per valutare il nostro modello, ossia l'R quadro marginale e l'R quadro condizionale. Cosa significa? Il primo ha a che fare con i fattori fissi che vedi inseriti qua dentro, e il secondo ha a che fare con quelli casuali. Noterai che nel secondo caso abbiamo un valore molto simile al 100%, che succedeva anche nel caso di un modello di regressione visto su JASP, cosa che comunque mi fa accendere dei campanelli d'allarme. Quindi in base a questi risultati noi andremo per un modello che contiene sia effetti misti che fissi.
perché appunto questo risulta maggiore di questo. Poi nella parte delle significatività delle variabili vediamo che delle varietà non risultano significative. Questa cosa sicuramente interesserà al committente, ma poi io vorrei soffermarmi su questo indicatore che significa correlazione intraclasse, che è una specie di controllo. Controllo per fare cosa? Per sapere se ci conviene utilizzare questa classe di modelli. Se ti ricordi, nel caso delle serie storiche, in altri video ho affrontato come controllo la presenza di autocorrelazione. Qui il controllo cambia perché il contesto è diverso e si usa la correlazione intraclasse. Come vedi è molto vicino ad 1, questo ci dice un fortissimo sì, ci serve utilizzare questo tipo di modello. Qui abbiamo le diagnostiche e qui ci sono dei valori sicuramente problematici, ma tutto sommato va bene. Questa cosa qui invece mi dà qualche sospetto in più, perché noto una leggera asimmetria e mi sembra una cosa su cui si può lavorare. Se noi proviamo a inserire dentro tipo di azienda agricola, probabilmente il marginale va leggermente su, ma non ne sono sicuro. Questo rimane inchiodato e tra l'altro tipo di azienda agricola non è significativo. L'ICC diminuisce, questo tipo di grafico ha gli stessi problemi di prima, così come quest'altro. Quindi io rimuoverei questa variabile e magari aggiungerei un altro tipo di effetto casuale. Proviamo a cambiare questo effetto casuale con quell'altro. Vediamo cosa succede. Essenzialmente nulla. Dopo aver fatto una serie di prove mi verrebbe da concludere con le mie conoscenze attuali, quindi non escludo che in futuro cambierò idea, che questo è il modello migliore. Ho aggiunto questo test che si chiama post hoc, che è molto importante, ci permette di calcolare le differenze significative in questo caso a livello di varietà. Ho applicato la correzione di Bonferroni, cosa che indirettamente ho citato in altri contesti, e semplicemente ci basta vedere quale di questi valori risulta inferiore allo 0.05. Quindi di sicuro dalla varietà 1 alla varietà 14 c'è una netta differenza, ma secondo me questa cosa la si vede graficamente anche da questa cosa che ho aggiunto. Cioè questa è la varietà 1, questa è la varietà 14, è ovvio che a livello grafico è più chiaro così. È vero che qui non abbiamo la correzione, ma questo grafico risulta lampante sugli effetti delle varietà sulla resa. Poi ho aggiunto anche questo grafico riguardo i residui per la localizzazione e vediamo che alcune località hanno un intervallo più ampio. Questo andrebbe valutato con il committente e io concluderei così. Ricapitolando, in questo caso non abbiamo utilizzato un modello di regressione lineare perché le nostre x non risultavano indipendenti a livello di riga, perché avevamo dei veri e propri gruppi. Vero che il modello di regressione lineare fatto su Jasper apparentemente sembrava ottimo, ma come ho specificato stavamo utilizzando un modello con un'ipotesi sottostante per il suo utilizzo invalidata. Il modello che calza con questo tipo di dati è appunto il modello misto. Se anche a te interessa indagare una variabile obiettivo che vorresti spiegare tramite delle variabili esplicative che presentano dei gruppi, oppure delle variabili continue che si potrebbero raggruppare, e quindi si rientra poi in questa casistica, ma bisogna valutare se conviene questo raggruppamento, mi può contattare sui principali social oppure sulla pagina contatti di www.staticalmo.com e ci metteremo d'accordo. Ciao e alla prossima!